Ciao a tutti, io sono Paolo e questo è il mio canale. In questo video vedremo tutte le operazioni che ho fatto da quando ho comprato il furgone fino a quando l'ho praticamente finito. Mancano ancora piccolissimi dettagli, ma un furgone così non è mai veramente finito. Non mi resta che dirvi di lasciare un bel like se poi questo video vi piace e se volete proprio esagerare iscrivetevi anche al canale. Buona visione a tutti quanti! Cosa saremo mai venuti a fare? A fare un passaggio? Cosa vendo? Cosa compro? An hour later. Sei contento di liberarti del tuo mezzo? Non tantissimo, però dai, almeno va in buone mani, dai. speriamo. Come speriamo? Speriamo. Allora adesso vediamo. Ho un bel doblò, no scherzo, un bel Bedford. Guardate, c'è molto da fare ma splenderà di luce propria. Bene, avanti, adesso devo farlo arrivare a casa. 2 hours later. Sembra funzionare il mezzo, fa una cagnara incredibile dentro, però arriverò a casa, in qualche modo arrivo a casa. Allora, il mezzo è tremendamente lento, tremendamente rumoroso, ma è fighissimo. È uno sterzo leggerissimo, pazzesco. Ma soprattutto alle marce cortissime, cortissime! 3 hours later. Bene, siamo arrivati praticamente a casa, il furgone ha funzionato, mi ha dato un paio di premi all'inizio, poi via! Qua, tanica con pompa ausiliaria per portare a termine la missione compiuta, è arrivato a casa il mezzo, intero, quasi intero. The next day. Vediamo che cosa mi sono portato a casa. Intanto qua c'è tutto. Tanica di gasolio con pompa elettrica per il viaggio, visto che non pesca da serbatoio. Il motore funziona bene, bello, tondo, lento, molto lento, molto lento. Comunque abbiamo una bella cucinetta con 2 fuochi e un mini lavandino molto carino, pezzi di cruscotto, cosa che non si capisce, del so fame, c'è anche da mangiare, una guarnizione, la fortuna di non essere troppo alti, ci sto anche in piedi. Qua c'è una gomma, la stufa, sai che marca è? Poi guarderò. Qua è il pezzo del cruscotto con credo il portaradio. L'impianto audio c'è, la cartina c'è, cerchi originali, spazio, batterie, con dei bei posti per mettere le cose, forse qua sarà un po' da isolare, molto semplice questa struttura qua, tendine. Beh, direi che dentro non gli manca niente, a parte una bella ripulita, mi piace molto, lo guardiamo in tutta la sua interezza. Bidone messo bene, ma è un bidone proprio, anche da nuovo probabilmente era un bidone. Intanto va bene così, poi ci penseremo anche alla meccanica. Intanto sistemerò interni e esterni assolutamente, però c'è talmente tanto da fare che non so da che parte iniziare. Ciao e bentornato sul mio mini canale. E ciao se ci sei capitato per caso. Piacere, io sono Paolo. Ma andiamo subito al sodo. Questo giro, oltre che farvi un veloce tour di questo van su base Bedford del 1981 2100 diesel sospirato, che va talmente piano che sembra di vivere un continuo déjà vu. Dunque, iniziamo. Fronte marcia troviamo 2 fuochi, un lavandino molto piccolo, una dispensa sul lato del lavandino che si può anche utilizzare come tavolo nel momento in cui c'è giù il letto,
abbastanza capiente. Un gavone porta tutto, dove tutto prenderà anche gli odori della cucina, ma vediamo di sigillarlo bene. E poi un sacco di piccoli vani per riporre un sacco di piccole cose, un bellissimo sistema per aprire il portellone posteriore. Veramente pratico, semplice, lo prendi dappertutto. Abbiamo anche una stufetta a gas, molto vintage. Aprire il camino. Chissà. Comunque, qui abbiamo anche il gas, qua c'è il serbatoio. Però non vedo il tubo del gas, che è? Eccolo là. Ma perché fino a qua? Ma da dove arriva? Andiamo a vedere dove arriva questo tubo. Ecco, questo è il camino. Aprire il camino, chiudere il camino. Guarda qua. Allora, uno va ai fornelli e l'altro va Al riscaldamento. Però passo esterno. Bene, prima modifica da fare. esaminiamo un po' la carrozzeria. Poi abbiamo qualche crepetta, un po' di bollicine in giro, bollicione anzi. Però diciamo che in queste linee qua, tutto il resto del veicolo, sotto le battute, qua sotto, tutto quanto intorno, è veramente sano. Qui abbiamo qualche spacciugata che hanno fatto, qui ci sarà un po' da metterci mano, un po' dappertutto, qua vedo delle crepette, insomma bisogna un po' sistemare tutta questa roba qui. Bolle qua, il resto no. Qui le porte sono sane, qui fa un po' schifo. Direi che nel complesso è abbastanza buono, c'è da fare tanto, ma niente di pazzesco. Ed è opaco da fare impressione. E adesso, prima di fare pulizie, vediamo cosa c'è nei gavoni. Una manetta di una veranda che non c'è, la manetta del pick, il gancio traino, la scatola del supporto TV, i tubi del terzo letto, pezzo per fare il letto. You really like me when you dancing, sir. You really like me, don't you cry no more. Surfing, surfing, every night. Surfing for all the time. Baby, please don't come back, 'cause you dancing into my life. You really like me when you dancing, sir. You really like me, this is not a show. Surfing, surfing, every night. Surfing for all the time. Baby, please don't come back, 'cause you dancing into my life. Surf me, baby. Surf me, baby. Surf me, baby. Poi basterà una bella lucidata per togliere un po' di segni e farlo tornare cromato. E poi c'ho un'idea per togliere questa sorta di ghigliottina. You really like me when you dancing, sir. You really like me, don't you cry no more. Dunque, dopo questo veloce tour del van e un po' di pulizia criminale per vedere meglio quello che c'è da fare col nome, è stata una dura scelta anche perché ce n'erano tanti altri di nomi, ma continuavo ad avere la stessa magagna che mi costringeva a questi rallentamenti, a queste soste, e dopo varie modifiche, filtri, pompe aggiuntive, è bastato semplicemente svuotare e pulire il serbatoio, rimontarlo e basta, più ho avuto problemi. Però intanto si è meritato quel nome, perché in questi 6 mesi mi ha fatto veramente impazzire e per cui si è meritato questo nome qua. Arranco! Perché ha sempre arrancato, ma ha sempre fatto impazzire, per cui Arranco secondo me è il nome giusto per questo veicolo, che fa capire già alle persone dietro di metterci una pietra sopra, perché Arranco veramente arranca. Allora lasciatemi un commento se questo nome vi piace oppure no. Ecco qua, fatto tutto qua sotto, messo bene in ordine, così è finalmente decente, messo la radio come vedete, una radio da 35 euro che devo dire mi ha proprio stupito per come va, non pensavo. E adesso toglieremo
questo coso qua, strumento, non si capisce bene, è una... no, non mi piace. Poi tipo, no? L'ho fatto apposta per sfondarsi il cranio. Via, via, via. Le mascherine. Abbiamo un po' di casino di fili. Questo qui forse un'alimentazione. Non ci sono le alette, parasole, non c'è lo specchietto. Dove sei messo? Ecco, finalmente senza. Ci siamo? Quindi sono ancora sul ferro qua. Sì, ancora, anche io qua sul Ok, ferro. bene, basta. La luce può anche rimanere lì. A parte che è la luce di un daily. Poi lo devo rivestire in tessuto allora, perché questo qui così di legno non c'entra più niente adesso. Allora, ieri sera ho smontato tutto qui, tutta la parte di legno che era abbastanza schifida, tutta piena di polverina dietro eccetera. Adesso qua moquette, si cambia luce. Questa è una comune lampada dove ho aggiunto questo micro pannellino qua di LED, palla a caldo, biadesivo che sta tutto bello fisso e vediamo se funziona con l'apriporta. Ecco qua, così è tutto rifinito e adesso ci mettiamo la luce. 1 hour later. Allora, a parte averla sporcata, accensione power per quando hai bisogno di luce e apertura porta. Fantastico. Funziona, bene, altra cosettina fatta. Allora, adesso togliamo questo rotto, ci monteremo questo qua e diventa un bel controllo della batteria. Smontaggio, lavaggio e rimontaggio fodere fatto. Adesso sono qua per montare gli oscuranti belli rinforzati sugli angoli, insomma dovrebbero essere abbastanza da tenere fuori il più del caldo e il più del freddo, però rimanendo molto leggeri, no? Anche queste appena fatte. Abbiamo 4 bottoni. Ci sta, credo che faccia anche il suo dovere. Adesso ci accingiamo a
vedere le misure per questo. Questo rimarrà che bucare, poi mettere anche qua i bottoni automatici nella misura giusta, che sta bello teso e dovrebbe bloccare un po' il freddo proveniente da questo. Poi anche perché da questi vetri sicuramente entrerà un po' di freddo, poi in mezzo, insomma comunque un po' migliorerà sicuramente la situazione. Montare i sistemi per il blocco del vetro. Chissà se si potrà andare col finestrino così. Comunque funziona. Adesso andiamo a vedere come si presenta fuori. Dai, l'effetto è carino. Sì, dai, c'è qualche piega che devo tendere giusta. Non mi resta che collaudare i nuovi sistemi termoisolanti e una gita da qualche centinaia di chilometri direzione Zibello, praticamente sulle rive del Po, è quello che serve visto il clima tipico di fine novembre. Passata la notte, e devo dire anche più confortevole del previsto, dopo il risveglio ci siamo un po' goduti il paesaggio. Nebbia, che ne è? E poi ci siamo buttati alla sagra lì vicino, November Pork. Una sagra decisamente non proprio per vegani. Questa vecchia vernice super opaca, si potrebbe quasi dire antiriflesso, visto e considerato che in previsione della verniciatura completa devo scovare tutte le piccole volte, così da opaco scappa qualcosa. Per ora con l'occasione do una lucidata al furgone e così vediamo come viene anche una vernice così vecchia, ormai di svariati anni, dopo un trattamento. Una pasta abrasiva comunissima e un po' d'olio di gomito. Ovviamente prima di iniziare si isolano tutte le parti di plastica o che si possono rovinare con il tampone mentre gira. Qua per fortuna ce ne sono pochissime. Iniziamo. Bene, adesso fa schifo, adesso ci passiamo ancora una cera per tirare via i residui della pasta abrasiva e vediamo cosa succede. Allora, questa è una fiancata, come vedete, dai, riflette. Venuto molto bene anche questo. È anche abbastanza dritta. Come potete ben vedere, la parte lucidata è lucida e la parte non lucidata è proprio antiriflesso. Stessa cosa vale anche per il vetro lucidato, non lucidato. C'è la differenza. Incredibile. Bene, non resta che continuare. Una cosa da non fare mai, non girare mai verso qualcosa che si può puntare, se no succede come a me. Ecco qua, questo è il risultato. Qua intorno per esempio è ancora leggermente opaco perché non ho insistito tanto, ma non è da lucidare, è da riverniciare, anche a solo che vederlo al sole, ma adesso non è il momento. Insomma, bisogna dire che il risultato finale è buono. La lucidatura, anche su una vernice vecchia, ha il suo effetto. Se non fosse per la ruggine si potrebbe quasi lasciarlo così, non si può, per cui arriverà il momento anche della ruggine. Intanto un pochino più decoroso. Voglio cercare di sistemare il Poppi in un posto, insomma, da non doversi alzare di notte per magari andare in bagno, trovargli un posto. Là non ci sta.
poi sarebbe tutto bello scaldato dal riscaldamento, perché non va bene. Opzione qua sotto dove c'era il frigo una volta, sono le bocchette. Vediamo un po' come fare. Messo insieme così intanto, però è interessante questo mobiletto. Comunque bravo chi l'ha fatto, bello, nel posto sbagliato ma bello. Allora, vediamo cosa abbiamo qua. Abbiamo qualche fascetta, il tubo del gas da sostituire assolutamente, un pseudo impianto elettrico che vediamo come fare, lo scarico del lavandino che va a perdita. Dunque qui c'è spazio per il portapoppi e una tanica dell'acqua grigia, magari piccola, non so, 10 litri. Ci sta. Tutto di cartone sto mobile. Vabbè, però così è ultra leggero. Bello, mi piace. Non so se rimarrà questo, però bello. Bene. Allora mi sono procurato un serbatoio da un amico preparatore di camper, che adesso preparo quei vari connettori per sistemarlo nel posto giusto. Sto preparando per tagliare questo tubo che andrà collegato al serbatoio dell'acqua grigia che andrà qua. Lo metto qui all'interno, 1 perché non si ghiaccia d'inverno, 2 perché non voglio avere niente di sporgente sotto. Bene, andiamo avanti. Allora, collegamento lavandino tanica fatta, adesso manca solo un test. Intanto si monta il mobile del bagno. Mobile del bagno fatto. Bene, adesso vi porto in bagno. Tendina per nascondere tutto quanto, per adesso. E poi abbiamo il nostro bellissimo reparto bagno, dove c'è il portapoppi, carta igienica, i prodotti per il portapoppi e una luce, così proprio per non farla al buio, ecco. Ma ha bisogno assolutamente subito di una bella sistemazione. Adesso sto andando in carrozzeria grazie al contributo ovviamente di Mauri. Si è offerto e non era neanche sotto grosse torture, era solo legato a una sedia e lo stavamo frustando e ha detto va bene, vieni pure in carrozzeria. Ok, grazie Mauri. Ma prima caffè. 20 minutes later. Eccoci arrivati.
ma primissima cosa controllare se ci entra nel forno e ci passa. Pelo di Bene, bene. Sei fortunato. Sono fortunato oggi. Io ovviamente ho smontato le gomme. Ah, con la gomma sgonfia. Secondo giorno di lavori, è mattina abbastanza presto, molto presto, e aspettiamo, e poi si parte. Ieri ho lavorato la ruggine, oggi mettiamo in fondo la carrozzeria e settimana prossima si vernice, o quella dopo, insomma, vediamo, disponibilità permettendo. Adesso si parte, diluente nitro, si toglie via il Ferox in avanzo, poi si iniziano a passare i vari salti tra i vari stucchi, poi si inizia a stuccare, si liscia e si cerca di fare il meglio possibile in mezzo che ci hanno già messo le mani un po' di volte. Vediamo un po' di spassare tutto, di alleggerirlo un po'. Avanti. Siamo in questa condizione qua. Il primo step è fatto, è stato preparato tutto quanto per essere verniciato. La luce non è tanta, ma è quella che ho in questo momento. Per il resto, dai, il resto alcuni punti un po' meglio, alcuni punti un po' peggio. La settimana si va avanti con i pezzettini a casa. I pezzi che non ho preparato in carrozzeria, nello specifico Oggi andremo a trattare la mascherina, i cornici fari, ma più che altro la ruggine, che non è grave ma non ce n'è poca. Adesso passo passo metteremo a posto questi pezzi qua, che questa cosa si può riprodurre in qualsiasi componente dei vostri van, che può essere usato su qualsiasi mezzo, basta che sia di ferro. Intanto smontiamo questo. Iniziamo con l'operazione. Allora, frustata per bene la ruggine, adesso lo faccio anche nell'altro senso. È importantissimo è tirare tutto completamente a ferro, e proprio adesso qua devo fare ancora meglio, devo tirare via tutte queste cose qua perché qua sotto si annida sempre la ruggine. Allora togliendo via tutta questa roba qua si riesce a combatterla. Avanti. Adesso si continuerà così finché tutto quanto non sarà completamente metallo. Qua vediamo, qua deciderò. Dopo. Adesso finché faccio raffreddare un po' la moletta che scotta, che quando si usano queste cose qua c'è un grip pazzesco e questo si scalda velocissimo. Per cui andate a tratti piuttosto che fare un'ora di fila, insomma fate 10 minuti alla volta. Ecco qua, questo è il risultato. La ferro adesso carteggiata per far aderire meglio il prodotto che ci mettiamo sopra. Importantissimo è fare tutti questi bordi, tutti questi bordini, perché qua la vernice si rovina per prima, il ferro rimane scoperto. Qui dentro ho tolto la vernice che avevano buttato sopra senza carteggiare, e ovviamente si è tutta spogliata come niente, adesso una bella pulita, tutta questa zona qui col diluente, poi si riparte da zero anche qua. Avanti. Adesso è stato tutto accompagnato, senza spigoli, prima di stuccare, prima di fare tutto, bisogna proteggere la lamiera.
per ora è così, poi dopo verrà ancora tutto quanto lisciato, eventualmente stuccato dove c'è bisogno e via. Procedimento: tirare via tutto fino alla ruggine, grattare il più possibile, accompagnare intorno i vari salti fatti con la muletta, allargarsi un po' con la carta più fina, antiruggine, pennello, spruzzo fa lo stesso, e coprire tutte le parti esposte all'aria, perché è l'aria che c'è dentro, l'umidità. Bene, domani si prosegue, oggi riposa. A tra poco, il giorno dopo. Durante la notte si è asciugato tutto quanto bene e adesso si procede a stuccare, lisciare e dare il fondo. Parte da una grana un po' grossetta, 120. Si prende lo stucco, si stucca, si aspetta e poi si liscia. Sempre la solita isolata alla parte scoperta, non vorrei mai che si affezionasse l'umidità. Un'ora dopo. Bene, rieccomi, l'ultima carteggiata in queste zone qui per renderlo perfettamente omogeneo e poi il fondo. Pronta per dare il fondo. L'ultimo procedimento che ho fatto mi è servito a me personalmente per non farmi scappare nessuna imperfezione. Ancora un po'. Adesso è pronto per il fondo. E adesso andiamo avanti col cofano. Togliamo le scritte, togliamo gli spruzzatori per i vetri e si procede con la finitura di questo e tutta questa linea che è un po' bruttina. Faccio vedere. Fa tutte queste ondine. Sono inguardabili, guarda che roba, sono delle montagne russe. Iniziamo. Ho ordinato questo fondo 2 componenti in bomboletta, così. Qua è l'occasione migliore per provare. Sempre se riesco a aprire la scatola, se no no. Intanto bisogna azionare l'indurente, ma prima una bella sbattina. Mi raccomando, sbatterlo sempre benissimo, ma tantissimo. C'è l'attivatore. Ecco, a questo punto attivata la bomboletta si mescola e adesso qua bisogna veramente mescolare tanto, perché se non si sbatte tantissimo si rischia che qualche pezzo non perfettamente macinato, sciolto e tutto ottura lo spruzzino e allora bisogna sbattere un pochino.
Non pensavo proprio a tutta questa resa, non pensavo proprio. Comunque sembra ci sia una bella linea. Sì, dai, questi pezzi sono belli. Benissimo, adesso aspetto un pochino, do ancora una passatina affinché non svuoto la bomboletta, che tanto non si può usare visto che è catalizzata. Non si può usare, una volta iniziata la catalisi, dopo qualche ora non sarà sicuramente più utilizzabile, che sarà il tempo che ci mette a essiccare il fondo. Molto bene. E a mezzanotte, ecco qua, intanto cofano rimontato. Il giorno dopo. Oh, molto bene. Sembra asciutto bene. Ottimo. Eccoci qua. Adesso si carteggia la mascherina che è pronta, bella secca, dura. Adesso la carteggio. Importante, quando si fanno queste cose, adesso come lavorazione finale, non bisogna mai arrivare al ferro, mai, perché sennò togli il motivo dell'esistere del fondo. Si parte. Finito, con solo foglio di carta oltretutto. Devo dire che questo fondo a 2 componenti in bomboletta non è male, fa un po' meno spessore di quello che immaginavo, ma si comporta molto bene, ci asciuga bene, non impasta assolutamente la carta. Bene, non mi resta che fare il cofano e poi si riparte per andare in carrozzeria. Si vernicia. Le ultime parole famose, infatti, quando poi devo andare in carrozzeria. Maledizione, qua c'è una perdita. Qui c'è una perdita di liquido. Allora andiamo dal radiatorista, che per qualche motivo oscuro si è messo a perdere, forse troppe vibrazioni, chissà. Dunque non piangiamo sul liquido radiatore versato e andiamo subito in cerca di un radiatorista, e tutte le strade mi portavano a lui. Lazzarini Marco. Ero già passato a lui quando avevo ancora i capelli, con qualche mia vecchia macchina che aveva sistemato in modo perfetto. Adesso saranno affari suoi. Bene, iniziamo a smontare intanto. Una cosa geniale, c'è il rubinettino qua. Smontato il radiatore che è tutto bagnato, dunque probabilmente perdeva un po' qua, un po' là, ma adesso verrà fatto nuovo. Questo, ma no, mamma mia. Bene. Ecco, lavoro per te. Buongiorno. Da quanti giorni è circa che fai questo lavoro? 12.000. Ah, beh, dai, insomma, dunque Non sicuramente tantissimo. Come ti sembra questo? Insomma, 42 i suoi anni. lati ce li ha. Allora, sai cosa? Facciamo che lo apriamo subito, Ah, wow, così vediamo cosa abbiamo dentro. se c'è qualcosa dentro. Se c'è qualcosa. No, beh, Non ci sarà più niente. allora, aspetta che tappo. E poi faccio una foto per ricordarmi dopo come viene per il rimontaggio. Bene.
passo zero, qua non passa più niente. No. Questo è pieno, certo. 40%. Qua gli hanno messo turapalle. Sai il turapalle esatto che ti dicono no, turapalle va bene oggi, è un ottimo prodotto. Qualcosa ci hanno messo, una polvere, vedi? Vedi che è un po', cioè, ripeto, cioè, però vedi qua è chiuso questo tubo. No, guarda. Questo, no, ma questo io dico un radiatore di 40 anni. Ha fatto super bene il suo lavoro. Adesso spazzolata. È una sabbiata, in questo caso però la telecamera non la metto dentro. No, dentro no. Sembra abbastanza a posto? Sì, no, queste sono perfette. Queste qua sono la fine del mondo. Queste sono indistruttibili. Sarà un peccato andare in giro col cofano chiuso. Ecco, Wow. guardala qua. Guarda che roba. Adesso ti faccio vedere. Ma che bello. Una roba Non vecchia. buttare, intanto ricicliamo perché la massa viene recuperata, viene smaltita Riciclata, e riciclata ottimo. al 100%. E Questo poi anche una non è vaschetta poco. così non la troviamo più. No, che poi contando che è durata 40 anni. 40 anni. Mettiamo che dura anche solo 10. Per dire. Questa, È allora, già questa bello. adesso, se tu viene saldata, gli metti dentro il suo liquido con la sua acqua e tutto quanto, questo ti dura. Ma poi non la vedrà neanche. Ecco, ti durerà altri 40 anni. La vedrà solamente quando lo vengo a prendere qua. Finché non farò il termostato. Ah, ok. Cambio anche il termostato, per cui faccio una volta sola, liquido nuovo, soltanto lo vedrà l'acqua una volta sola. Sabbiata, nuova. Allora, buon lavoro. Grazie. E ci vediamo quando è pronto, tanto Volentieri. sarà qua in zona perché appunto mi tocca verniciare il veicolo. Bene, ciao! Ciao, ciao. Eccoci qua dove adesso con la problematica del radiatore, che ancora non c'è, si parte con la lavorazione della carrozzeria, sarà tutta quanta rifinita con una carta fina da 400, inteso come 400 sassolini per centimetro quadrato. è così che si legge la carta, e poi si vernicia. Prima faremo cofano, mascherina, cornici fari separatamente subito e poi il resto del furgone. Iniziamo a smontare il cofano. Come ti sembra questo colore bel tempo? Oggi c'è il sole, Perché c'è il sole, per cui ci sta bene. sì. Vedremo alla fine, quando saranno dentro tutte le basi. Bene, vado a proseguire. Leviga bene. Levigo, levigo.
Adesso andiamo avanti col furgone. Mandiamo la bandiera. E abbiamo finito anche per oggi. Buongiorno, rieccoci qua. Eccolo là, pronto. E facciamo tutto il furgone a bomboletta. Bene, siamo pronti, adesso piazza telefono, si inizia pastella sulle fessure, pulitina e si vernicia. L'ultima soffiata in forno con la ventilazione accesa, così si porta via tutta la polvere volante. Che spettacolo! Sembra buono, eh?
Dunque dalla carrozzeria abbiamo preso il mezzo, adesso lo ripiazziamolo davanti al nostro amico Marco Lazzarin e si rimonterà il radiatore appena arriva e verrà riassemblato con la nuova massa radiante. Qua non si scherza. Roba di prima qualità, Guarda che meticoloso, precisone proprio. Ah, che roba. Vai tranquillo, il lavoro sarà fatto come si deve. Perfetto. Prova tenuta, un bar e 2. Direi che Arranco avrà la sua refrigerazione. Sei contento del risultato? Perfetto, ci sono radiatori belli Che si fanno lavorare bene e danno soddisfazione perché sono radiatori ancora validi dei nostri anni. Fantastico. Sì, con Wow. rinforzato all'interno queste Ah. pieghe, perché queste qua, se tu noti, qua c'era una piccola saldatura fatta a stagno male, perché lo stagno se tu fai una saldatura su una crepa, creperà sempre. Ok. All'interno ho saldato tutti i punti deboli, diciamo, della vaschetta all'interno con una lega in argento in modo da rinforzare la vaschetta, in modo da avere più resistente, anche perché insomma l'età c'è, però come vedi è perfetto. Ok. E è ancora di quelli Bene, validi. sono soddisfatto, adesso lo montiamo e poi via. si riempie d'acqua e si va via che poi si lavora. Ma adesso li butti dentro acqua allora. Un tappo. Il tappo li metterai in 0,5. Fatto, si va a casa. Bene, grazie tante dell'operato, fantastico Grazie a te. lavoro. Lo consiglio a tutti, se avete da salvare un radiatore che assolutamente non si trova, lui è la persona migliore che O può se farlo. volete- Il vostro radiatore migliore. Esatto. Voi andate da lui Esatto. e lui ve lo fa a voi come Come Arranco. come Grande arranco. Arranco. Adesso l'unica cosa che è bella che ha è il radiatore e la E vernice. la vernice. Tutto il resto è quello di prima. Vabbè. Bene. Grazie ancora e Grazie a te. ci Alla vediamo prossima. alla prossima puntata. Ciao. 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 Benissimo, adesso è ora di montare tutti i vari pezzettini della carrozzeria, degli interni. Rimontiamo le porte, sia una che l'altra. Iniziamo.
Questa è la luce della retromarcia accesa, che adesso voglio migliorare. Faccio una modifica. In pratica ho tirato via il vetrino, l'ho pulito, molto importante, poi dopo ho preso del nastro di alluminio e l'ho applicato sul fondo, ovviamente dopo averlo pulito, in modo da avere più riflesso e in conseguenza un aumento di luminosità. Semplicissimo, gioco fatto, si può fare in tutti i fanalini dove non c'è la parte dietro riflettente, in quel caso basterebbe solo pulirla. Comunque, rimesso la lampadina, ho chiuso il fanalino e adesso ci vediamo insieme la differenza. Prima, dopo, prima, dopo, prima, dopo, prima, dopo, prima, dopo. Adesso togliamo questi adesivi con questo fondo. Mi raccomando, se volete staccare degli adesivi, scaldate abbastanza ma non sciogliete la plastica dietro. Basta arrivare al punto che si molla la colla, dunque magari fate qualche prova prima di fare dei disastri. Chissà se esiste ancora questa associazione per l'aiuto dei giovani diabetici. Adesso una bella pulita dalla colla. Proviamo con un normale detergente, meno aggressivo. Non si vede più niente. Ecco fatto. Oscuranti, tendina leggera quando si tiene aperto per evitare che entrano insomma i volatili più grossi. Poi le zanzare non si può evitare che entrino. Adesso ancora il separé e poi abbiamo rimontato tutte le tende. Una cosa che devo fare attenzione quando monto questa tenda è che ho messo dei magneti, anzi Bing ha messo dei magneti che servono per attaccarsi direttamente al bordo della lamiera. Ce ne sono più di uno. Poi il tubo ne cercherò uno nero o cromato. Adesso ci rimane ben poco, il tocco finale. Ecco fatto lo stemma, è venuto dai abbastanza bene, anche la scritta non male. Ciao a tutti! L'argomento di oggi è l'evitare di farsi male. Metti che per qualsiasi strano motivo questa cosa qua si sgancia, o si ha una mano qua, o si ha la testa qua, o qualsiasi altra cosa, bisogna evitarlo. Poi mettiamo che prendo una botta in testa e torno normale. No, devo fare qualcosa. Un po' scomodo il fatto che devi essere con le mani per tenere aperto. Metti che c'hai qualcosa in mano, o una struttura di scatole. Vediamo di risolvere in modo semplice questa roba qua. Incominciamo. Del 9. Perfetto. Adesso pensiamo a voi. Questi basta un attimo che vanno giù. L'attrezzatura necessaria. Allora, vediamo se basteranno questi pistoncini qua per tirare su, o basta anche solo per tenerlo su. Allora, dovremmo piantare questo nella posizione di massima compressione nel momento che è chiuso e di massima estensione nel momento che è aperto, che non vada troppo su, che non rimanga troppo giù. Ok. Questo basta per tirare fuori tutto, perché non si deve alzare troppo, perché voglio lasciare i cuscini quando alzo, sarebbe uno sforzo inutile farlo andare più su. Ho trovato il giusto equilibrio.
no? Che può succedere che ti cade in testa. Per fortuna non sono tornato normale. Tenuto anche una spinta proprio verso il basso, per cui tende anche a tenerli chiusi. Benissimo. Cosa succede? Ci resta che fare questo. Questo qua me lo sono beccato in testa almeno 35 volte quando lavoro con le batterie qua dietro, e questo è importantissimo. Stoncini. Adesso vi faccio vedere che cosa succede da dentro. Essendo che questa leva va una volta che giù è più in basso di questo punto qui, la spinta tende a farlo andare oltre, per cui tende a farlo tenere chiuso. Se questo qui era ancora più lungo era ancora meglio, ma non è detto che non ci faccia una modifica, in modo che quando arriva giù spinge ancora più in giù il cassetto. Ok, prova del 9, ultime rifiniture, chiude bene e si apre uguale. Fantastico, proviamo anche qua il cuscinone. Dunque, 1, 2 e 3, fantastico. Lusso sfrenato. Adesso sistemiamo questa schifezza che hanno fatto, hanno spruzzato i cerchioni da montati, sporcando il tamburo dietro e si vede, insomma è terribile, perché adesso cambierà completamente l'aspetto. È un altro furgone. Ecco qua, così adesso e così prima. Bene, dai, faccio la sua bella coppettina, vediamo di trovare quelle giuste. Non posso conformarmi. Ok, carrozzeria fatti, tamburi fatti, ma manca ancora qualcosa. Ok, benissimo. Siamo qua in luci. Siamo qua in carrozzeria per rifare questo tetto. È tutto sfogliato, che hanno preparato malissimo in passato, ma noi cercheremo di fare meglio. Adesso abbiamo isolato, isoliamo il tutto e si va. Dove si va non lo so, ma si va.
Come sta andando l'organizzatura del tetto? Si arrivi? Diciamo che ho tutto sgabello. Aspettiamo 2 minuti e poi seconda mano. O vuoi dare prima un po' al blu? Possiamo dare una zampatina al blu. Vuoi dare una zampatina al blu? Diamo una zampatina al blu. Che non copre, coprendo poco rischiamo che si veda la riga azzurra. Non vogliamo. È stata data una mano in più alla parte blu per evitare che magari dopo si vede un po' in trasparenza alcuni rimasugli, ma sembra ottimo. Colore. Finalmente come lo volevo, senza quella odiosa striscia blu, tutta un po' squadrata che non c'entrava assolutamente niente con le linee del furgone. E ogni volta che la guardavo mi sembrava di avere una punta da trapano impiantata in un occhio. E voi cosa ne pensate del tetto tutto bianco? Scrivetemelo sotto nei commenti, che sono curioso. Cercherò, perché è la prima volta che lo faccio, per cui spero di non fare danni, cercherò di wrappare i mobili interni del mio arranco. Attualmente questo effetto legno antico, ma cercheremo di farlo brillare un po' di più. Magari poi verrà fuori una schifezza, chi lo sa. Tanto ci proviamo e vediamo cosa succede. Questo video è stato registrato in più momenti, per cui mi vedete in maniche corte, giacca, cravatta, eccetera, eccetera, insomma. Non ci resta che iniziare. Allora, così è con questa che voglio mettere. Adesso l'originale è così. Oh, e adesso dimmi che vada bene. Oh, che culo. Comincia a arrivare il difficile, già il primo livello di difficoltà. Bisogna cercare di unire i due lembi della carta perfettamente insieme e nel posto giusto, in modo che proprio non si deve vedere, perché se si lasciano sovrapposti comunque si vede. Allora è meglio farli pari pari uno con l'altro, però è già più difficile, ma se non ci si prova non si sa se ci si può riuscire. È già un po' più luminoso piuttosto che così, no? Allora, ho iniziato, mi piace, tanto per dargli una rinfrescatina. Dai. Ho messo una tastina per le ciabatte.
su Amazon queste cose qua che derivano le lamette, fate attenzione perché queste qua per le mani più inesperte possono essere pericolose, infatti mi sono già tagliato. Qua sono quei piccoli particolari che secondo me rendono un pochino l'idea migliore del pezzo. Qua ci sono due mini pieghe che adesso elimino, poi magari la prossima volta che faccio un lavoro di questi magari prima vedo un tutorial così magari so meglio come fare. Cosa fortunella che questo disegno permette di fare dei piccolissimi tagli che non si notano. Bolle d'aria, quanto fastidiose. Presenta bene, dai, si presenta bene. Voi che dite? A me piace. Poi forse anche un pavimento magari un po' pintono, queste mattonelle di granito sono un po' così. Vediamo come fare. Perché questo originale finisce fin sotto i mobili, praticamente all'interno nei bagni. Sarebbe da smontare completamente i mobili per poterlo cambiare, ma anche no, anche perché è tutto a posto, non c'è nessuna scusa per smontarli. Comunque così e anche il mobile là. Dai, pian pianino viene tutto. Adesso manca questo qua in fondo, ma non so se mi basta il prodotto, per cui sarà un altro momento. Adesso vediamo se viene fuori il cassetto. Magari questo viene fuori. 3 days later. Bene, adesso apriamo il secondo rotolo. Non c'è neanche il taglierino. Iniziamo subito con questa e si fa tutto qua. Iniziamo. Questo è il risultato finale. Ho preso un po' di luce agli interni, ho applicato anche qualche tasca contenitiva. La cosa difficile appunto è tenere la linea dei vari pezzi per dare una sembianza di realtà, per dare senso a tutto quanto. Comunque dai, si può fare, le finiture ci sono discrete, tanto questo qui è un tentativo, è anche un mezzo esperimento. Questo qui è l'effetto dal posteriore.
eccoci qua. Lo so che ne volevate ancora un pochino, ma è finito il video, corto, ristretto, molto intenso. Detto questo, non mi resta che dirvi di lasciare un bel like, iscrivervi al canale, magari condividerlo, sarebbe eccezionale, sarebbe un grande aiuto. E niente, saluti da me, dal Ranco, e alla prossima, ciao!